Signori, è arrivato il momento di aprire la Mystery Box. Sigla. Non abbiamo una sigla. Porco cane. Ciao ragazzi, come al solito sono in ritardo di 1-2 settimane, ma è arrivato il video bonus per festeggiare i 10.000 iscritti. Mai avrei pensato di arrivare ad un numero così grande di iscritti su una tematica così di nicchia come può essere la militaria o il metal detecting. Guardando le statistiche ho capito una cosa: sono il canale più maschile di tutto YouTube Italia, con un solo 5% di donne che mi seguono, che poi 5% sono di 10.000, sono 500 donne. Che cazzo mi guardano le 500 donne? Boh. Un saluto specialmente a queste 500 donne che hanno il coraggio di vedere un po' di storie di ferro vecchio al posto dei soliti balletti su TikTok, ed in particolar modo anche un saluto a tutte quelle persone che mi hanno animato fin dall'inizio per la creazione di questo canale: Matteo, Deborah, Caio, Giulia, Anastasia, Mattia, e un saluto speciale anche a tutti coloro che mi commentano, che mi fa sempre piacere leggere le vostre risposte, e coloro che mi contattano sul profilo di Instagram. In particolar modo saluto Brave Fighter, Ladrone, il Carrista, Paolo Milani, Ghiaco, il veterano Luchino, Udo from Brandenburg, sempre presente pure lui, Heil no, forse no, Kudentaken, Rocco Cane, ovviamente il caro vecchio William, Mauro con il figlio. Siete tantissimi, non ce la faccio a salutarvi tutti, se no il video non finirebbe più. Quello che faremo adesso è aprire la famosa Mystery Box, che è una mega scatola con all'interno decine e decine di reperti da scavo recuperati in questi anni in cui non ero presente su YouTube, quindi sono reperti assolutamente inediti. Avevo deciso di metterli insieme per categoria, quindi elmetti con elmetti, baio con baio, però alla fine credo che sia più simpatico tirare fuori uno per uno dalla scatola magica, raccontandone un pochino la storia, il significato e quello che si nasconde dietro. Ovviamente saranno tantissimi, quindi non ce la faremo a farli vedere tutti in questo video. Farò uscire magari un video a settimana su questa tematica, alternandolo con video da scavo e video da mercatino. Non perdiamo tempo, andiamo subito a metterci i guanti prima, perché sono tutti ancora sporchi. Non ho avuto il modo di pulirli, io purtroppo dedico molto più tempo alla ricerca e pochissimo tempo al restauro. Mi piace molto cercare. Per il momento sto accumulando per la mia pensione, in modo da poter trattare i pezzi come si meritano e poterli mettere in collezione. Abbiamo dei ramponi o ramponcini, la differenza è notevole a livello di dimensioni. Sono italiani, furono prodotti vari tipi, in particolar modo si differenzia tra 4 punte piccole e 4 punte grandi, e poi c'è un 6 punte con il tacco semovibile per gli ufficiali. In questo caso invece stiamo parlando di ramponcini per truppa. Questo pezzo è interessante, è un anello di ferro e la cosa particolare è che ha, come vedete, una specie di materiale plastico, e mi ricorda molto per la forma e per l'oggetto probabilmente l'occhiale della maschera antigas austriaca. Insomma, uno dei due fori per poter vedere. Interessante. Ho una serie di scatolette molto particolari che ho conservato perché, come vedete, conservano ancora tanto colore. Io purtroppo non ho avuto ancora modo di pulirli, ma questa sembra poter darci molto. Guardate come l'ha aperta il soldato, salvaguardandola nel tempo, aprendo solamente un angolino e mangiando il contenuto, che a questo punto credo siano delle sardine. Bello bello, sì sì. E quando avrò tempo questi reperti cercherò di pulirli e di dargli la dignità che si meritano, perché questo qui esce uno spettacolo con l'acido ossalico. Fra l'altro, se non lo avete visto, ho fatto uscire una guida sull'uso dell'acido ossalico, in particolar modo ho pulito il contenitore della maschera polivalente. Vi lascio il link della pulizia perché è un'ottima guida per chi è alle prime armi. Tada! Anche questo è un pezzo molto interessante. Si tratta della fase terminale del camino della stufa austro-ungarica. C'è chi con il tempo ha avuto la fortuna e la pazienza di trovare ogni singolo pezzo della stufa, è riuscito a completarla tutta. So però che questa roba qui si fa fatica a trovarla. Secondo me mi scriverà qualcuno perché la vorrà e io gli dirò che per il momento è più probabile che mi venda lui tutto il resto della stufa. Però è un pezzo comunque interessante. Qui fra l'altro ce la devo avere da qualche parte. C'era anche la catenella, c'era attaccata una catenella il cui uso
non lo conosco. Secondo me potrebbe anche essere che questa cosa qui si svitini in un qualche modo e si metta solamente nel caso di pioggia, o forse invece sia proprio tutto il pezzo intero che si stacchi e si lasci appoggiato al resto del camino, e questo si metta solo per la pioggia. Boh. Anche questi pezzi sono molto ricercati dai collezionisti, io ne ho trovati diversi, quindi nel corso di questo ed altri video ne usciranno parecchi. Sono ovviamente delle famosissime borracce smaltate austriache. Ricordatevi sempre che quando trovate questo tipo di smalto qui, che sia o gavettame o piatti o borracce, sono quasi sempre 99% austriache, o in alcuni casi anche è successo di materiale civile italiano smaltato, magari comprato anche all'estero, utilizzato dai nostri soldati al fronte. C'è un collezionismo specifico delle borracce, c'è chi colleziona solamente praticamente BAM, c'è chi colleziona solamente i distintivi, badge, e chi invece colleziona solamente borracce. Io colleziono un po' di tutto. Mi raccomando, quando le trovate fate attenzione ai marchi, perché per esempio questo, che purtroppo non si vede bene, è differente da questo, quindi tecnicamente questo, che andrebbe tipo così, andrebbe tipo in questo modo, non è il suo, perché il bicchierino ha una marca che è differente dalla borraccia stessa. Esistono diversi tipi di borracce, più o meno rare, alcune addirittura sono anche bianche, e ce ne sono dei modelli che invece sono proprio rari e che valgono un sacco di soldi. Guardate sempre la particolarità del timbro. Questo è per esempio un Austria Werke 1918. Purtroppo questi reperti non si possono trattare con acido ossalico, non perché sia dannoso, ma semplicemente perché la smaltatura è sempre sopra il materiale ferroso, quindi l'acido ossalico non farà mai uscire più della vernice che già si vede, più dello smalto che già si vede. Non è che farà dei danni, ma servirà solamente a convertire queste macchie marroncine in macchie scure, e purtroppo miracoli non se ne fanno. Tadan! La cosa incomincia a farsi interessante. Questa è una calotta di un Adrian, purtroppo è solamente la calotta, pessime condizioni. Guardate che brutta scheggia, questa è veramente una brutta scheggia, che purtroppo è probabile che si sia preso il soldato in testa. Le calotte così non li recupero se non sono in buono stato, però questo purtroppo ci racconta la storia di un soldato che ha fatto una brutta fine. Sicuramente mi piace solo sperare che è successo quando questo elmetto era appoggiato a terra e uno shrapnel, ma più che altro è proprio la forma di una classica scheggia di granata esplodente di artiglieria. Insomma, che sia successo quando c'era solamente questo elmetto e non con il soldato dentro. Anche questo andrebbe tutto quanto salicato, vedere se esce un po' di colore, cosa che non credo, però si potrebbe addirittura azzardare un restauro attraverso un'altra visiera. Questo credo di averlo trovato fra l'altro sul Grappa. Io di tutti i miei reperti quasi sempre mi ricordo dove li ho trovati, perché dietro ad ogni reperto si nasconde un'emozione, questa emozione rimane impressa nella mente e nell'anima. Vi posso assicurare che per quasi tutti i reperti che vi sto mostrando io vi posso dire in che luogo esatto li ho trovati, perché proprio ho una memoria fotografica. Questo era appoggiato, nascosto dal fogliame, appoggiato tra il tronco e la terra. Signore e signori, adesso però tenetevi forte, che sta arrivando un pezzo molto importante della mia collezione da scavo. Tac, guardate lo schifo che c'è. Aspettate, va. Mamma mia, ragazzi. Come potevate immaginare, si tratta di uno Stanhelm austriaco. Purtroppo è l'unico elmetto austriaco che ho avuto l'onore di trovare. Sappiate che mediamente ogni 6-7 elmetti italiani se ne trova uno austriaco. Gli austriaci erano molto meno a livello di numero e perciò il materiale è molto più raro. Questo ha un ferro molto solido, purtroppo è bucato in alcuni punti, è compreso del suo cerchietto di ferro che aveva la funzione di assorbire gli urti insieme al sottoelmo. La cosa particolare è che ha questo tipo di frattura che sono quasi sicuro al 100% che non è un battle damage, cioè non è un danno dovuto alla battaglia, ma secondo me invece un danno che è dovuto a schiacciamento. Questo perché mi ricordo
perfettamente il giorno che l'ho trovato. Stavo scavando in una trincea al lato della strada, pienissima di spazzatura. Ho la mia filosofia che dice: più il posto è inquinato, più ci sono possibilità di trovare qualche cosa, perché la gente tende a cercare sempre nei posti puliti, belli, perfetti, con le farfalline che ti volano intorno. Essenzialmente anche io sono così, vorrei scavare sempre in paradiso, però so che a volte bisogna cercare di andare oltre ai propri schemi mentali, e infatti mi sono messo a scavare tra letteralmente la monnezza, perché purtroppo era lato della strada e tutti quanti buttavano le schifezze in questa trincea, e tra le varie latte è uscito all'improvviso questo elmetto e dico porco cane, e secondo me appunto era appoggiato sul lato e qualcuno gli ha letteralmente camminato sopra più e più volte fino appunto a romperlo. È in ogni caso un gran pezzo di storia che sicuramente merita essere salicato e restaurato nel possibile. Ora tocca invece a questa bella vanghetta austriaca. Come vedete si differenzia parecchio da quella italiana. Possiamo notare questa rivettatura per dargli forza alla parte di innesto per il manico in legno. Anche qui sopra a volte non è impossibile trovare l'incisione, disegno dei soldati, però quello che è più facile invece trovare è la presenza del timbro, del marchio del produttore, Waldenberg o qualcosa di simile, poi al massimo lo troverò. Questi sono dei ritrovamenti molto comuni, nulla di impossibile da trovare, che però fa sempre piacere perché sono pezzi di storia e è sicuro che sono stati utilizzati da un soldato, perché erano in dotazione ad ogni singolo soldato. Bello. Qua abbiamo invece un gavettino, il piatto di un gavettino. Essendo molto grande come dimensioni opterei per il gavettino di Alpino. Ha la particolarità, come moltissimi altri gavettini, di essere stato forato dall'interno verso l'esterno con verosimilmente un punteruolo, e in particolar modo si può notare questa linea come è tutta una dietro l'altra, quindi sembra che il soldato abbia letteralmente incominciato da qui e poi in linea. Ha fatto un lavoro molto certosino. Molti dicono che questo bucare la gavettina è per grattugiare, cosa assolutamente verosimile, perché spesso ho letto nei diari che i soldati avevano una semplice zuppa al riso, pollo, insomma zuppa molto brodosa, e secondo me ci grattugiavano il pane raffermo dei giorni prima. Oppure per coloro che avevano la possibilità di accendere i fuochi, quindi magari erano un po' più in retrovia, credo che lo potessero utilizzare anche per bollire del cibo e farlo scolare all'interno del piattino. Insomma, un ritrovamento molto comune il fatto di trovare tutti sti gavettini bucati, però è veramente bello pensare appunto che qua dietro ci sia stato il tempo di un soldato e il suo ingegno nel pensare di fare una roba del genere con tanta pazienza e con tanto amore, perché letteralmente a cosa serviva fare tutti sti buchi non lo so nemmeno io. Ricordatevi sempre che la trincea non era solo dolore, guerra, sofferenza, ma era anche noia, era anche tanta noia, perché i soldati aspettavano di andare all'assalto o di ricevere un assalto anche per mesi e mesi. Ragazzi, credo che sia fatta una certa, non possiamo stare qui 2 ore e mezza a parlare di reperti, anche se ci piacerebbe, ma YouTube ci detta i tempi, quindi vi devo lasciare. Noi ci vediamo con un prossimo video, abbiate pazienza, ma usciranno altri video collegati alla mia collezione, insomma, che farò uscire appunto piano piano. Magari non sarà il prossimo video, ma sarà quello dopo ancora. Se avete domande particolari sui reperti, scrivetelo nei commenti. Io purtroppo sto andando molto veloce perché i reperti sono tanti, non mi posso soffermare troppo tempo a parlare di un singolo oggetto, quindi ripeto, se avete domande scrivetele nei commenti che cercherò di aiutarvi a capire, se conosco la risposta ovviamente. Noi ci vediamo alla prossima. Ragazzi, grazie di tutto, grazie della vostra presenza, grazie del vostro sostegno. Ciao belli.